Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, fa un piacere incredibile e niente, continuate a commentare, mettete un mi piace e aiutate la crescita del canale che alla fine, almeno da parte mia, sta diventando un qualcosa di veramente divertente. Tenere informati voi e tenere informato me stesso anche su quello che succede, non solo riguardante la Juventus. Allora, partiamo un po' con ordine e iniziamo dalla partita di ieri che ha visto il Napoli affrontare l'Inter, partita finita 1-1, una partita a mio parere molto divertente. Io ho visto un Napoli da cui sinceramente mi aspettavo leggermente meno, visto alcune prestazioni precedenti in cui il Napoli in alcune occasioni non aveva messo quell'energia che ci si aspetta da una squadra in testa fino a poche giornate fa al campionato, però ieri il Napoli ha sicuramente quantomeno meritato il pareggio e chiaramente meritato anche qualcosa in più. Un Napoli che negli ultimi, soprattutto nel secondo tempo, negli ultimi 15 minuti ha messo un po' le corde un Inter che a mio parere rimane tuttora la favorita per lo scudetto, però è sembrata una squadra anche giustamente e comprensibilmente leggermente affaticata, un po' stanca e chiaramente gli impegni in Champions League e gli impegni che ci saranno a breve in Coppa Italia non aiutano il cammino dell'Inter e un Napoli invece che con una competizione sola sta comunque chiaramente meglio dal punto di vista fisico. C'è anche da dire che entrambe le squadre avevano una lista di infortunati di tutto rispetto e comunque al Napoli mancavano giocatori come Neres e Nzambo Anguissà che fanno la differenza. Il Napoli che comunque a gennaio ha perso Kvaratskhelia senza andare a sostituirlo e trovandosi una settimana più tardi senza il naturale sostituto che era Neres, però Antonio Conte che a mio parere ha preparato benissimo la partita, Gilbert in mezzo al campo ha fatto molto bene a sostituire Anghissà, McTominay che a mio parere è un giocatore che mette tantissima energia e tantissima cuore, gambe, tecnica ed è sempre pericoloso praticamente in tutte le partite, non molla assolutamente mai, sarebbe un giocatore da far vedere sul video durante le fasi di video alla Juventus ai giocatori di Thiago Motta perché quell'intensità lì raramente si vede nei nostri calciatori. L'Inter che un Inzaghi che reputo un grandissimo allenatore, uno dei migliori allenatori della Serie A mio parere, i numeri parlano per lui, che però va un po' in confusione sui cambi, alla fine non ho capito bene anche la sostituzione di Bastoni, però l'Inter è una squadra sicuramente forte, ieri è una squadra appannata, Thuram è mancato per tanto tempo, ha giocato ancora come era la caviglia, chiaramente ha fatto un po' di fatica come è normale che sia dopo un infortunio, però partita bellissima e credo che nonostante la posizione in cui adesso si trova la Juventus, anche noi da tifosi ci stiamo divertendo perché è un campionato sicuramente molto combattuto. Questo aumenta anche il rammarico per quanto riguarda noi juventini perché ci rendiamo conto che se invece di quella trafila infinita di pareggi avessimo quantomeno inanellato un paio di vittorie, beh, ad oggi saremmo qui a parlare di un qualcosa completamente diverso. Non credo che sia giusto parlare adesso, in questo momento, indipendentemente da cosa accada lunedì e di un'eventuale vittoria contro l'Hellas Verona, di potenzialità scudetto o meno. Credo che sia un po' un qualcosa senza senso. A mio parere in questo momento la Juventus deve preoccuparsi solo di una cosa, che è la squadra che le sta di fronte e la squadra che le sta dietro, perché l'Atalanta è in un periodo di difficoltà in campionato, comunque sta proponendo risultati altalenanti e anche il pareggio con il Venezia comunque ci dà questa sensazione di una squadra che sia non in crisi ma che sia affaticata, forse alcune scorie anche dall'uscita dalla Champions League e un po' di quella un po' delle dichiarazioni, di quella situazione anche di spogliatoio tra Lookman e Gasperini magari non sta aiutando, però notoriamente l'Atalanta è una squadra che in primavera diciamo tende ad essere in una condizione fisica incredibile, in questo momento sta un po' faticando. Non possiamo escludere dalla corsa scudetto chiaramente, ma il compito della Juventus ad oggi è di preoccuparsi della squadra
che gli sta di fronte e chiaramente di quella che gli sta dietro. Per quanto riguarda la squadra che gli sta di fronte, oltretutto, se la Juventus nelle prossime 2-3 partite, perché poi c'è anche lo scontro diretto con l'Atalanta, dovesse sorpassare l'Atalanta, beh, a quel punto la Juventus dovrebbe occuparsi di la squadra che le sta di fronte a quel punto, che sia il Napoli o che sia l'Inter, dovrà guardare sempre un passo avanti. Parliamo delle parole di Thiago Motta che oggi in conferenza stampa ha condiviso un po' i suoi pensieri. Una conferenza stampa molto più pacata, venivamo dalla conferenza scoppiettante e roboante dopo la sconfitta contro l'Empoli, diciamo che oggi i toni sono rimasti più pacati, a mio parere un Thiago Motta abbastanza intristito, un po' incupito, come è normale che sia dopo dopo gli eventi, i recenti eventi dell'ultima conferenza stampa, un Thiago Motta anche che ha risposto in maniera abbastanza secca a alcune delle domande più diciamo ficcanti di alcuni e diretti di alcuni giornalisti come Fabiana Della Valle, dove comunque chiede giustamente a Motta se si sente che comunque sia supportato dalla società e dai calciatori. Lui dice di sì e insomma questa è la testuale parole, sì, e finisce lì, non dà nessun tipo di spiegazione. Credo che anche ormai il mister ci ha dimostrato e ci ha fatto vedere che queste conferenze sono abbastanza, non voglio dire inutili, in questo caso non era inutile perché si veniva da quella appunto un po' infuocata di Empoli, però insomma le domande sono quello che sono, le risposte sono sempre quello che sono, il mister risponde a chi dice che insomma con Miners ha sempre giocato e sì, si capisce che non è che la fiducia di Miners sia per Miners sia scomparsa, perché lo stesterà comunque, però io mi aspetto domani un Miners in panchina e credo che ad oggi andare ad analizzare le conferenze stampa conti ben poco, perché il tifoso, visto che comunque la formazione non viene mai per ovvi motivi condivisa con lo spettatore, il tifoso ad oggi sia un po' stanco di andare ad ascoltare le parole, giustificazioni e questo o quell'altro. Noi ci aspettiamo una risposta sul campo. Lunedì la Juventus deve fare non solo una vittoria, la vittoria è il minimo che ci debba aspettare, cioè ci aspettiamo una risposta, ma comunque deve anche convincere per fare in modo che il tifoso e anche l'ambiente possa avere un qualcosa su cui fondare e rifondare e sperare per le prossime 12 partite, inclusa quella contro il Verona, perché ad oggi abbiamo visto molto poco, quindi più che stare ad analizzare le parole, credo che il futuro sia proprio quello sul campo, il campo dà le migliori risposte e la mia speranza è questa, spero che le parole sicuramente molto dirette di Motta dopo la conferenza di Empoli abbiano in qualche modo siano andate a toccare nel personale, nell'intimo, alcuni calciatori, perché sì, si può parlare di divisioni su divisioni all'interno dello spogliatoio, ma siamo onesti, io non conosco uno spogliatoio in cui non ci sia qualcuno al quale l'allenatore non è gradito, potrebbe essere una cosa personale, potrebbe essere il fatto che non si giochi, potrebbero essere 1500 cose diverse, ma interessa molto poco, l'importante è che la squadra alla fine possa remare nella stessa direzione e se un giocatore oggi della Juventus, quindi spero un professionista, non ha la capacità di capire che le chance che sono state date quest'anno a questa squadra sono state quasi infinite, beh, ad oggi si devono tenere tutti un po' sulla corda e capire che in caso Motta debba fallire lunedì, e magari gli sia data un'altra opportunità e magari venga esonerato, cosa che credo molto difficile, ma diciamo che venga esonerato, a quel punto lì i giocatori poi non si potranno più nascondere da nessuna parte, perché quest'estate, a mio parere, verranno prese delle decisioni molto forti su questa rosa, non solo sul tecnico, perché pensare che sia semplicemente il tecnico, come ho detto anche in qualche video precedente, a mio parere è sbagliato. Abbiamo avuto dei tecnici capaci in precedenza, Allegri era un tecnico molto capace. Lasciando stare gli scudetti e i suoi palmarès che parlano da solo, ma era un tecnico capace che ha faticato anche con giocatori diversi, quindi è chiaro che dal punto di vista societario ci deve essere un cambiamento. Il Milan, come vedete, dopo un sacco di peripezie e un anno disastrato, sta assumendo, si parla di Glitare o comunque qualcun altro che vada ad affiancare anche Ibrahimovic e supporti, diciamo, questa una figura che chiaramente mancava da loro e noi abbiamo, ma però credo anche che ci voglia Tare è un ex giocatore, se sarà Tare, e continuo a ripetere, ci serve un collante,
si fa sempre più spesso il nome di Alex Del Piero. Non so se Alex Del Piero sia interessato a tornare alla Juventus e se la Juventus abbia offerto qualcosa a Alex Del Piero, però a mio parere serve un cambiamento, e se la squadra non si sente in discussione, se i calciatori non si sentono in discussione in questo momento, beh, credo che arrivati a quest'estate e quando ci sarà il calciomercato, qualcuno si renderà conto che magari in qualche partita avrebbe dovuto mettere un po' più di garra. Ci vediamo dopo la partita, un abbraccio.